Benvenuti guerrieri della musica, sempre in compagnia del vostro scintillante e ammagliante Electra Bones. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'album d'esordio dei nostri giovani Four Horsemen e avevamo concluso l'analisi del lato A. Oggi, come promesso, vedremo insieme il secondo lato di questo disco fondamentale, Kill 'Em All. Siete qui per questo, no? O passavate qui per caso? Il lato B si apre con una meravigliosa potente intro che introduce il sesto pezzo dell'LP, uno dei più veloci e amati dai loro fans. Whiplash. Grezzo, sporco, ma fresco e istintivo, creativo e originale. Qui la rabbia e l'istinto dell'hardcore punk incontrano la velocità, i cambi di ritmo e di tempo tipici della new wave heavy metal. Il testo colorito, scritto molto di pancia, ci racconta il tipo di sensazioni e le emozioni forti che provano e desiderano i giovani fans pionieri del thrash metal ai concerti dei loro beniamini. Ci descrive l'energia trasmessa tra il palco e il pubblico che poga con vigore scuotendo la testa nel classico headbangings. Non a caso il titolo del brano può essere tradotto come colpo di frusta. Qualcuno ha scritto che questa song è una sorta di manifesto della poetica della band. In effetti, diventerà in breve tempo l'archetipo musicale della maggioranza dei gruppi a venire che daranno il loro contributo al nuovo canone sonoro. È l'alba di un nuovo genere che rivendicherà il suo giusto spazio all'interno del filone metal rock, vivendo di lì a breve il suo periodo d'oro. Reso importante grazie anche al lavoro di altre band pronte a esplodere sulla scena musicale e a travolgere i nuovi fans con il loro sound deciso e tagliente. A guidare questa rivoluzione musicale saranno principalmente gli Slayer di Tom Araya, i funambolici Anthrax e i Megadeth fondati dal già citato ex chitarrista dei Metallica, Dave Mustaine. Questi tre gruppi, insieme ai Metallica, verranno definiti dalla stampa specializzata The Big Four. Credevamo di poterci rilassare e invece arriva un altro pezzone che ci costringe ad alzarci in piedi e muovere la testa. Sto parlando del Signore dei Fantasmi, Phantom Lord. Un'altra song sanguigna di puro istinto. Molto del vocabolario di quello che sarà il thrash è presente in questa canzone. La batteria solida e creativa di Lars Ulrich è un contorno ritmico, efficace e coinvolgente che ci impedisce di stare fermi. Mentre, a mio parere, in questo disco non ci sono assoli di chitarra memorabili. Nonostante tutto, però, la tempesta di rapidissime e fulminanti pentatoniche di Kirk funziona bene e si amalgama perfettamente al sound generale dei brani, donando al tutto un bel contorno frizzante e saporito. E dobbiamo ricordare che il giovane Hammett ha avuto poco tempo per lavorarci, essendo subentrato verso la fine per sostituire il turbolento Mustaine. In ogni caso Kirk si rifarà alla grande negli album successivi con composizioni più complesse e raffinate, dove gli sarà concesso più spazio per sbizzarrirsi e dimostrare le sue capacità tecniche e melodiche. Nessuna pausa per le nostre orecchie, ma va benissimo così. No Remorse, ottavo pezzo. Nessun rimorso. Forse uno dei pezzi più sottovalutati dell'album. Anche qui viene ribadito lo stile che caratterizzerà i Metallica nel periodo dei loro primi album.
I cambi di tempo e di mood che saranno la firma tipica della giovine band. I loro brani che diventeranno sempre più complessi, elaborati e lunghi nei dischi a venire. Una piccola parentesi. Quando vedo o sento giovanissimi che scoprono la passione per la chitarra e soprattutto per il rock, mi riempio di gioia. A tal proposito vi presento Diego. Nella descrizione qui sotto ho inserito il link al suo canale. Dategli un occhio. Questo ragazzo ha molte cose da dirvi con la sua 6 corde. Seguitelo perché nel futuro spaccherà sempre di più e io sono lieto di averlo avuto come ospite qui nel mio canale. Grazie Diego! C'è bisogno di dire qualcosa anche su questa canzone? Song iconica, presenza obbligatoria in tutti i live di Metallica, riff epocale e solenne, melodia semplice ma capace di inchiodare l'orecchio alle casse. Pezzo dalla grande carica e atmosfera, tra i primi a essere registrato in studio e poi pubblicato nel demo degli esordi No Life Till Lethal. Il testo, diciamo un po' truculento, narra del bisogno di uccidere riferito non a esecuzioni ingiustificate, ma quale vendetta contro qualcuno che merita di morire. Un'esaltazione del momento galvanizzante della caccia e dell'inseguimento, che, ahimè, diverrà anche una delle tante passioni del nostro frontman. Una piccola curiosità. Ai concerti, Hetfield cambia l'inizio del testo da In the City Tonight in The City, aggiungendo il nome della città in cui si stanno esibendo. Il brano si è classificato al 4° posto nella classifica dei 10 migliori brani di tutti i tempi dei Metallica, stilata da AOL Radio. Ed è anche una delle cover dei Metallica più suonate da gruppi famosi e non, sia live che in studio. Cito ad esempio Testament e Pantera. Seek and Destroy. I Metallica entrano nella storia della musica. E siamo arrivati alla 10ª e ultima traccia. Si chiude col botto un album che è tutto gioia e fuoco d'artificio. Ci salutano così come avevano iniziato, pestando fortissimo e regalandoci un grande cantico trash. La canzone diventerà infatti un inno per tutti i giovani metallari e darà il nome anche a un loro fan club. Impossibile rimanere fermi. Metal Village. A prescindere dai vostri gusti musicali, quest'album rimarrà nella storia della musica rock. 51 minuti di rabbia, istintiva energia giovanile incanalata in una fresca e goduriosa creatività. Ok, il suono non è ricercato e sofisticato, ma arriva al cuore, semplice, diretto, tagliente e privo di fronzoli. Forse il songwriting è ancora un po' elementare?
risulta comunque innovativo, potente, verace e grintoso, catturando subito la nostra immaginazione e il nostro orecchio, lasciandoci un ricordo indelebile. A mio parere, un album senza alcun pezzo debole, nessun filler, tutti i lavori che si trovano sopra l'asticella della buona metal qualità. Nessuno, prima dell'uscita di Kill 'Em All, aveva mostrato su vinile quel modo di suonare. Questo disco è stato indubbiamente la via maestra del thrash, un album ancora oggi dal fascino intatto e intramontabile. E siamo giunti alla fine. Di cose da dire ce ne sarebbero state molte altre, ma sarebbe risultato un video troppo lungo col rischio di annoiarvi. Scrivetemi nei commenti cosa pensate di questo album e se avete altre informazioni interessanti o aneddoti da aggiungere a quello che ho raccontato. Electra Bones vi saluta. Stay tuned, stay rock!